Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Pro Camper. Difficile indovinare dove sono? Non credo. Salone del Camper di Parma 2023 oggi, e nei vari giorni successivi andremo a visitare un po' di stand, andremo a dare una sbirciata nel settore accessori, ma parleremo anche con i produttori. Quindi venite con me, andiamo per ora di là e andiamo a farci un po' i fatti nostri. Cari amici, siamo nello stand Amplo, parliamo ovviamente di piedini oleodinamici, siamo in compagnia di Simona. Ciao Simona. Ciao Enrico. Che è praticamente il deus ex machina di questa azienda. Io infatti mi rapporto molto spesso con lei e adesso facciamo una cosa molto particolare, perché oltre ai piedini che conoscete, di cui abbiamo visto l'installazione, potete andare a cercare il video sul canale se avete necessità, se lo volete vedere, Simona ci presenta un dispositivo molto particolare, ovvero il dispositivo di pesatura, giusto? Corretto. Fammi capire di che cosa si parla. Allora, innanzitutto è un optional e si può montare su vecchi impianti che non l'hanno fino a partire dall'anno 2021. Viene messa una parte di hardware sul blocco idraulico che va a leggere la pressione che fanno i piedini quando il mezzo è completamente sollevato. Okay. E poi viene trasformata questa pressione nel peso. Diciamo, è un trasduttore sostanzialmente. Esattamente, Certo. nel peso reale del mezzo. Ovviamente non è una bilancia fiscale, quindi c'è un margine di errore che però è una buonissima approssimazione. Adesso si va a uno scarto dai più o meno 25 kg. Quindi è assolutamente ottima, su 3500 kg sicuramente è una buona base. questo optional deve essere utilizzato solo ed esclusivamente in piano. Il veicolo sarà sollevato completamente, tutte e quattro le ruote da terra. Questo dispositivo dà 3 pesate: il peso sull'asse anteriore, il peso sull'asse posteriore e il peso globale del veicolo. Quindi tramite la nostra tastierina noi potremo ottenere, considerate che la tastierina, mi dicevi, ha un software particolare, sì, quindi specifica. bisogna aggiungere sia il trasduttore di pressione sia logicamente il software, bisogna caricare il software particolare che permette di leggere e dare le pesate. Corretto. Cosa importante anche, mi dicevi, è che bisogna ovviamente tarare il dispositivo, ma questo non vi riguarda a voi, ci pensiamo noi. Quindi la cosa importante è che riusciamo ad ottenere tramite questo dispositivo la possibilità di pesare il veicolo. Quante volte, ditemi, vi è capitato di dire: oddio, ma sarò fuori peso, rientrerò nei 3500 kg? Ecco, in questa maniera lo potete fare, giusto? Allora adesso quindi andiamo a fare la pesata. Quindi solleviamo il veicolo completamente da terra e andiamo a vedere quanto pesa. Questo lo facciamo su delle vere e proprie bilance fiscali per convalidare il peso. Il peso, quindi andremo a verificare il peso della bilancia fiscale con il peso identificato tramite la centralina. Fammi capire qual è la procedura. Con il telecomando, che è il solito, non cambia la conformazione, hai l'ultimo tasto dove ti segnala i chili. Benissimo. Devi tenere premuto il tasto per 5 secondi finché non vedrai cambiare l'immagine sul display. Perfetto. Quindi vado, premo, si sente un piccolo beep, front, rear, che sono l'asse anteriore, l'asse posteriore, il peso totale, e senti un cicalino diverso dal solito. È un cicalino veloce. E inizia la procedura. E adesso inizia la procedura. In automatico cosa succede? Che scendono i piedini anteriori, scendono i piedini posteriori, vanno a sollevare completamente il veicolo e le ruote da terra. Qualche secondo che serve al trasduttore per leggere la pressione dei piedini e avremo il peso effettivo del veicolo. Allora, la pesata è stata effettuata e devo dire 1975 contro 1980, qualcosa del genere, 82, quindi praticamente i pesi sono praticamente perfetti. Quello scarto di cui avevamo parlato sostanzialmente sta all'interno di quel margine. Quindi ecco qua, questo è il dispositivo di cui volevamo parlare. Simona, grazie mille per l'assistenza e per la spiegazione e ci vediamo sicuramente prossimamente. Molto bene, grazie. Grazie, ciao. Ciao, arrivederci. Siamo in Dometic e come lo scorso anno la tendenza dell'outdoor è sempre più evidente. Infatti all'interno dello stand della Dometic la prevalenza sono le esposizioni di tende e tutti gli articoli d'outdoor veramente molto caratteristici. Le cose principali sono le tende gonfiabili, che sono assolutamente particolari sia da roulotte sia da camper, passatemi il termine, tipo privacy, e che si collegano al tendalino esterno.
E poi abbiamo dei moduli che possono essere, diciamo, degli shield per il sole, tutta una serie di dispositivi anche che possono essere installati sul tetto dei veicoli. Vi faccio vedere, qui ce n'è uno che è una tenda da tetto che si apre automaticamente, ci sono anche altre versioni normali. In più c'è tutta la parte relativa ai frigoriferi portatili, che sono veramente di ottima fattura, veramente per tutti i gusti, sia 12 volt, quindi con dei refrigerati in maniera che riescano a tenere gli alimenti freschi al 100%, anche addirittura ghiacciaie con determinate caratteristiche veramente peculiari. Poi ci sono anche delle ghiacciaie come questa che vedete qui accanto a me, una semplice ghiacciaia, però sono sempre, come vedete, molto particolari. I materiali sono veramente premium, sono prodotti assolutamente di pregio. E poi c'è tutta la versione dei barbecue che sono gas o elettrici, con piastre in ceramica, che ci consentono di godere appieno, insomma, della vacanza quando siamo all'aria aperta. Windomatic con Roberto ci presenterai, ci faremo praticamente la presentazione di come queste verande vengono applicate, si montano e si smontano in maniera molto molto semplice. Ti lascio proprio la parola. Vai. Vieni, stammi vicino. Sì. Unico punto di gonfiaggio e sgonfiaggio. Ok, quindi molto semplice. Molto semplice. Io arrivo, metto la tenda sul tendalino, la veranda sul tendalino. Quindi questo è aggiuntivo al tendalino? Assolutamente. Ok. Unico punto di gonfiaggio. Ok. Dobbiamo solo stare attenti che questi 3 canaline sia perpendicolare chiuso, se no l'aria continua a uscire. Benissimo. Okay. Quindi quelle servono per sgonfiare eventualmente anche singolarmente? Esatto. Ok. Esatto. O per sgonfiarla senza farle fare il Certo. botto. Ci sono 2 modi: pompa classica o pompa elettrica a 12 volt. Chiaro. 9 PSI. Ora io do una ventina, 25 pompate. Picchettini. Ok. Finita. È montata. Esatto. Okay. Gli do un'altra ulteriore, diciamo, rinforzata. Ok, perfetto. Bene. Okay. C'ha la sua sacca. Ok. Quando la smonti ha la sua sacca. Ok. Che perfetto. con picchetti, pompa siamo sui 20, tra i 22 e i 25 kg. Ok. Il concetto comunque di tutte le verande, di tutti, diciamo, questi nuovi prodotti della Dometic Outdoor è questo sostanzialmente, Esatto. cioè quello di gonfiare con una semplice pompa, si gonfiano i rail Esatto. e la struttura è autoportante sostanzialmente. Esatto, è importante che ci sia una cosa importante, che c'è un unico punto di gonfiaggio. Ok, perfetto. Va bene, adesso andiamo a vedere qualche altra cosina, me lo fai vedere. Grazie per la dimostrazione per ora. Grazie. Siamo alla Indelby, parleremo tra poco con Gerardo, direttore commerciale della Off Indelby, e dietro di me ci sono, come vedete, una marea di frigoriferi, ma quello che ci interessa di più oggi è un condizionatore che voi avete visto la scorsa settimana, ve l'ho presentato come installazione e come capacità di funzionamento. È il condizionatore 12 volt Plein Air Con, ma in questo caso non solo ne parleremo, ma avremo la possibilità anche di vedere quali sono gli sviluppi futuri proprio con Gerardo. Con piacere riprendo una conversazione fatta 2 anni fa su questo impianto che è stato lanciato ormai da 3 anni e che sta avendo un discreto successo in tutta Europa, e dall'anno scorso l'abbiamo presentato anche nel mercato americano. La prima area condizionata al mondo a 12 volt, quindi a compressore, non parliamo di un evaporativo, e quest'anno abbiamo deciso anche di mettere una cabina di prova per far provare ai camperisti con mano l'effettiva temperatura interna che si raggiunge, anche se qui ovviamente parliamo di una temperatura già ridotta e condizionata dalla fiera. Abbiamo presentato delle novità rispetto alla versione che avete già visto nel video precedente.
che è basata soprattutto sul diffusore interno. Il diffusore interno oggi parte da 3-4 concetti fondamentali. Il primo, cerchiamo di restituire, avendo tolto l'oblò per mettere un condizionatore, siamo i primi che abbiamo considerato di restituire la luce che abbiamo tolto quando abbiamo chiuso con il nostro oblò. Quindi se vedete, oggi abbiamo una luce full LED 40x40 che restituisce la luce all'interno del camper. Un altro aspetto importante è stato quello di cambiare la diffusione dell'aria. Come vedete, all'interno del diffusore non ci sono più blocchi, griglie di areazione che fanno aumentare la rumorosità dell'aria mentre esce e soprattutto rallentano anche la velocità di uscita. Quindi con questo noi abbiamo sia migliorato la velocità e rumorosità, è molto più silenzioso, e poi siamo riusciti anche a micronizzare la direzione dell'aria, arrivando anche a far cadere l'aria fino a 70 gradi rispetto ai sistemi tradizionali che fanno un massimo di 30 gradi di caduta. Quindi significa che averlo sul letto si può avere direttamente l'aria che ti cade in testa, anche se questo non sempre è un vantaggio, però volendo questo può essere fatto anche quando si mangia. Altri aspetti importanti vengono dal controllo con lo smartphone, quindi abbiamo un controllo digitale all'interno che ci dà la possibilità di gestire completamente le funzioni direttamente dal display elettronico, ma abbiamo creato una nostra app e questa app ha le caratteristiche di qualsiasi app, quindi gestiamo o Bluetooth o Wi-Fi in caso di un access point già incluso all'interno del camper. Noi riusciamo a gestire da remoto il condizionatore, quindi siamo in spiaggia, vogliamo accendere il condizionatore mezz'ora prima di partire dal mare e lo possiamo fare con il nostro smartphone via Wi-Fi. Non ci siamo però fermati lì, abbiamo anche deciso di fare qualcosa in più rispetto agli altri. Siamo i primi ad aver pensato a una funzione pre-adattiva, cioè l'impianto ha la possibilità di imparare a una vera e propria intelligenza artificiale, quindi l'impianto riesce ad apprendere dalle nostre abitudini semplicemente cliccando un pulsante di o freddo o do caldo. Lui nel giro di una settimana, 10 giorni, riceve una serie di informazioni e si abitua alle nostre abitudini. Quindi con degli algoritmi e dei parametri lui riesce, sapendo le temperature esterne e l'umidità esterna, a programmare nel migliore dei modi l'impianto per il nostro comfort on board. Non ci siamo solo limitati a questo, abbiamo anche fatto un abbonamento a un weather forecast website. Quindi noi riceviamo informazioni costanti delle località dove il camper si muove e dove andrà, qui è la funzione predittiva. Quindi se io decidessi di essere a Bilbao tra 3 ore e semplicemente scrivo Bilbao sul mio smartphone, lui cercherà, avendo appreso dalle mie abitudini, di portarmi alla temperatura esterna di Bilbao con le mie abitudini, per far sì che io nel viaggio e anche nella mia sosta a Bilbao non abbia degli sbalzi forti di temperature, ventilazioni, eccetera. Quindi in questa maniera diciamo che i millennial saranno estremamente soddisfatti di avere un impianto che, dopo aver appreso da noi e dopo aver messo anche le destinazioni, lui si comporta assolutamente come intelligenza artificiale e lavora da solo, senza più bisogno di controllarlo con ventilazione, temperatura più o meno, eccetera. Quindi queste sono le principali novità di quest'anno. Entro dentro la scena per salutare e ringraziare Gerardo, perché è stato veramente molto interessante, e anche questa funzione, diciamo, elettronica per i millennium è una cosa veramente particolare. Quindi grazie mille, buon lavoro. Grazie a te. Lo so, mi state chiedendo, ma com'è che mi presenti ogni volta Acquatravel e Fabio, soprattutto, che lo conoscete benissimo? Perché Fabio è una testa pazza, ovvero un vulcano di idee. Quindi ogni volta si è messo in testa che ogni fiera deve presentare qualcosa di nuovo. Questa cosa ci fa molto piacere, io ve la ribalto a voi e quindi vi faccio presentare i nuovi prodotti. Le idee sono
leggermente finite. Se avete qualche problema ditemelo, io cercherò di risolverlo. Ok, dai. Allora, Fabio, dici che quest'anno cosa sì, ci presenti quest'anno? partiamo dal luogo comune che è il gabinetto, uno è contento di uno, uno è contento dell'altro, è molto soggettivo, no? Però, conoscendo Acquatrave, sapete che io quando prima di mettere fuori un prodotto lo testo, lo ritesto, lo faccio testare e se per me il prodotto non è valido non viene messo sul mercato. Però abbiamo creato questo Liquid VC, è un disgregante che trasforma tutto in acqua, mantiene per 4 giorni la cassetta senza odori e soprattutto si può usare con la carta igienica normale. Questo me lo hai mandato anche a me, ancora lo devo provare per la verità, però mi fido. Ah, esatto. Allora, ci sono già dei video sul mio canale YouTube dove si fa vedere, dove faccio vedere come trasforma è un video di merda. È possibile acquistarlo sia in bustine monodose, ok, che in taniche da 5 litri. Perché taniche da 5 litri? Perché diventa molto economico. Certo. Calcola che una tanica così viene venduta mediamente tra i 31 e i 34 euro, però ci sono 100 dosi, quindi 30 centesimi a dose. Quindi praticamente è molto simile. Insieme alla tanica viene regalata anche una boccetta una bottiglia da mezzo litro graduata, così uno volendo se la rovescia dentro si porta via soltanto mezzo litro. Ottimo. L'altra... Il Sanice non lo regali? Perché il Sanice è, diciamo, no, il Sanice si mette dappertutto. No, il Sanice viene regalata nei nostri filtri, sì, scherzo, perché certo, il nostro concetto è: incomincia a trattare l'acqua, la devi mettere in un contenitore prima pulito. pulisco il bicchiere e poi bevo. Bravo. Ok. Allora, metto via questo. Opla. L'altra novità è su questo, penso che sia proprio metto la mano sul fuoco. Acque grigie. Ok. Questo deriva dal mio già prodotto che è in commercio a Smell Stop? è lo Smell Stop, che elimina, è il pronto soccorso degli odori nelle acque grigie, no? L'abbiamo leggermente potenziato, l'abbiamo messo in bustine, quindi adesso si possono prendere 10 bustine alla volta, si taglia, si mette dentro nella piletta del lavandino, si fa scendere un po' d'acqua. Da quando incomincerete a usare questo prodotto le acque grigie non puzzeranno mai più. Al 100%. 100%. Benissimo. Poi la bellezza di questo prodotto è che magari dopo le prime 5-6 volte che lo state usando ad ogni uscita, poi potete usarlo una uscita sì e 2 no, una uscita sì e 2 no. Perché fa una specie di trattamento Praticamente sostanzialmente tiene sempre certo, sanificato, pulito, tutto. È come se faceste il Sanigen ogni volta. Ok, perfetto. Ok? Quindi ottimo. Poi invece ultimo prodotto. Questa è la cosa di cui sicuramente Fabio è più orgoglioso, perché me l'ha fatto vedere appena sono entrato nello stand. Vai Fabio. è un mio brevetto. Sono riuscito a fare il tienitubo, quello per fare il carico dell'acqua universale. Eccolo qua. Praticamente è un tienitubo adesso visto così sembra l'uovo di Colombo, no? Ma ci sono dentro mesi di lavoro. È un tienitubo in silicone, come potete vedere il tubo non casca, si infila dentro nel buco del bocchettone e rimane fermo lì. Qui abbiamo lo sfiato per l'aria e il troppo pieno, quindi non avete paura che salti fuori. Sì, la cosa, scusami Fabio, che volevo far vedere è che la cosa che mi ha subito colpito è questa, non so se vedete questa righettatura che vedete qua davanti, che è inclinata e che consente di bloccare il tubo, ma di lasciare lo spazio, lo sfiato all'esterno, e quindi certo, non crea problemi per il carico. Va bene su qualsiasi tipo di... Sì, questa l'idea è quella di farlo in universale. Esatto, è l'universale, certo, che può andare bene sia per i bocchettoni più piccoli tipo l'Hacknaus, certo, ha dei bocchettini piccoli, sì, ma c'è l'Immer che ha dei bocchettoni più grossi, quindi questo alla fine si va a incastrare, si calza e rimane fermo lì. Viene lanciato adesso sul mercato, quindi è proprio la novità. È la novità. Ok, va bene. Grazie mille. No, io ringrazio a te, ringrazio i tuoi follower che mi chiedono, che mi seguono sempre insieme a te. Perfetto. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Allora, eccoci qui finalmente in Malibu, parliamo con Chris. Buongiorno Chris. Buongiorno a voi. Ci facciamo dire un pochino da Chris quali sono le novità che Malibu presenta nel suo catalogo quest'anno. Quindi siamo già all'interno di un veicolo che si chiama
450 RB LE Benissimo. su Mercedes Telaio Alco. Questa è Perfetto. una grossissima novità. Ok, è grossissima difficile quanto difficile il nome. Ma no, è semplice, basta capire di cosa si tratta. Perfetto, Insomma, ok. vi faccio Vai. solamente il punto su RB, vuol dire con il bagno separato dalla doccia. Ecco, semplicemente questo e la possibilità di creare lo spogliatoio. Ok, quindi Arriviamo subito al dunque per poi spiegarvi quello che è il veicolo. Ok, quindi la novità fondamentale è un veicolo con vedo letti gemelli, già si può avere in tutte le configurazioni? No, si può avere solamente con letti gemelli e, come vi ho detto, bagno e doccia separata, una cucina d'angolo grandissima, spaziosa, col frigorifero di fronte, degli inserti comunque moderni. Sì, ho visto, sono stati modificati, è stato Assolutamente, migliorato sì. un pochino il design. Diciamo parecchio il design con gli accorgimenti parecchio italiani sotto un aspetto di stile, piacciono veramente. Un televisore 32 pollici, una pianta compatta. Sì, più che altro poi che si può ruotare, si può traslare in avanti, ruotare, devo dire, su un veicolo così è quasi un unicum, insomma. Sì, assolutamente, e oltretutto una dinette comodissima. Sì, Comodi, siamo comodissimi. E la grossa novità comunque è che è su un telaio Alco. Novità assoluta per Malibu. Questa è una Ecco, cosa con questo interessante. prodotto in esclusiva per l'Italia, Malibu presenta il 450. Allora, si può avere ancora su telaio Fiat col classico telaio ribassato a carreggiata allargata, Ducato chiaramente, oppure su Mercedes assolutamente nuovo in tutto e per tutto, Sprinter sta benissimo su quello che è il nostro prodotto, col telaio Alco, ecco. Questa scelta di Malibu risiede su una richiesta del mercato che avete valutato e quindi è stata approntata, oppure un vezzo, chiamiamolo così? Ma adesso scherziamo, un vezzo, no, a parte tutto è una richiesta del mercato, è una richiesta comunque anche del prodotto stesso. Malibu è un marchio premium, si sposa benissimo con Mercedes. Attenzione, anche Fiat è un ottimo prodotto, quindi nulla da dire, ma la stella a tre punte è il suo perché. Certo, sicuramente poi comunque abbiamo la possibilità di fornire una scelta, ampliare la gamma con una meccanica che comunque ha le sue caratteristiche peculiari importanti. E vedevo anche un altro veicolo interessante, ovvero il semi-integrale. Sempre 450 RB LE, quindi fratello gemello in versione semi-integrale. Avrai notato, Enrico, il posteriore. Ecco, questa è la cosa che su cui volevo mettere l'attenzione, perché mi ha colpito molto. Spiegamelo un attimo, anche io ho dato una sbirciata, già devo dire la verità, però fammelo capire bene. Assolutamente sì. Cosa cambia? Non abbiamo più cornicione posteriore come le versioni precedenti o comunque sulle altre versioni. Delle versioni precedenti non è proprio corretto, perché rimangono tuttora di serie. Questa è una versione particolare, insomma nuova, e su cui abbiamo recuperato spazio. È per questo che in circa 7 metri sulla nuova versione abbiamo una pianta veramente comfort, quindi anche qua si va a cercare uno stile più moderno. Lo stile posteriore tra l'altro è molto caratteristico e molto bello, devo dire, e ho visto c'è una modifica sulla parte dei fanali laterali, sulla fanalina laterale, è stata praticamente, mi dicevi, anche un pochino alleggerito per cercare di renderlo più al passo coi tempi. Esatto, non solo alleggerito a livello visivo ma anche la struttura, quindi come Malibu andiamo a cercare sempre i particolari, cerchiamo di alleggerire sempre di più i veicoli, ce lo stiamo facendo, con dei piccoli dettagli, ma i piccoli dettagli, se li sommiamo, diventano parecchi chili. Sappiamo che la legislazione è particolarmente stringente, man mano che si va avanti è perso questa tipologia di problematica. Benissimo, a me, devo dire la verità, il posteriore è piaciuto molto. Adesso, ironie a parte, chiaramente piace molto, è veramente riuscito secondo me, con la stella dietro, è molto caratteristico, mi piace molto. Bene, credo che il prodotto sia sicuramente interessante e penso che ha avuto, anzi, dimmelo te, che tipo di successo ha avuto? Un grande successo come tutte le linee e tutte le piante, ma insomma abbiamo informato i nostri estimatori, quantomeno i camperisti esigenti, di questa nuova pianta, e abbiamo avuto veramente la richiesta di poterlo visionare, tanto che abbiamo anche spesso chiesto alle nostre bravissime hostess di coadiuvare, insomma, le persone che dovevano visionare il mezzo all'interno, anche perché c'era parecchia fila, insomma. Parecchia richiesta di tutto. Benissimo, ok Chris. È stato un piacere, queste sono le novità, quindi veniteci a trovare nello stand Malibu, e Chris e
tutti gli altri venditori saranno lieti sicuramente di illustrarvi le caratteristiche e farvi visionare queste veicole, che sono sicuramente un fiore all'occhiello della casa. Anche oggi abbiamo terminato il nostro giro per oggi, quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima, ovvero alla prossima giornata con nuovi accessori.